Una donna di 72 anni, un colpo secco alla nuca, nessun segno di rapina. Fuori piove a dirotto. Il fumo del mio sigaro sale lentamente e io penso a una donna che tutti descrivevano con una sola parola: angelo. Si chiamava Sofia Romani, vedova, ex maestra elementare. Era quella vicina che ti offre lo zucchero quando lo dimentichi, quella che consola i bambini del quartiere come fossero i suoi. Una donna che, col suo sorriso, sembrava ricordarti che nel mondo esiste ancora un po' di bontà. Ma vedi, la bontà è una lama a doppio taglio. A volte è sincera, altre volte è solo la maschera perfetta per nascondere l'orrore. La trovarono nella sua poltrona, rivolta verso il giardino, gli occhi chiusi, le mani intrecciate in grembo, quasi serena, se non fosse stato per quel rivolo di sangue che le macchiava i capelli grigi. Non fu una rapina, non fu un delitto casuale, fu un'esecuzione silenziosa, perché dietro quel volto d'angelo si nascondeva un segreto sepolto da 40 anni. Un segreto che quella notte tornò a bussare alla sua porta. Arrivai sul posto insieme all'agente De Santis. Era una mattina di dicembre. L'aria sapeva di pioggia e di vecchi segreti. La casa di Sofia Romani sembrava essersi fermata nel tempo. Odore di lavanda, tende chiuse, un silenzio che ti stringeva alla gola. La scena era esattamente come gli agenti ce l'avevano descritta al telefono, ma vederla dal vivo era diverso. La posa era composta, quasi studiata. Le mani, intrecciate in grembo, avevano una rigidità che tradiva quella quiete apparente. Un'immagine di pace, profanata solo da quel rivolo di sangue che si faceva strada tra i capelli d'argento. De Santis si chinò, osservò il corpo e mormorò: colpo singolo, alla base del cranio, morte istantanea. Il killer doveva essere molto vicino. Io lo guardai e aggiunsi: o lei lo conosceva abbastanza bene da voltargli le spalle. Sul tavolino accanto alla poltrona c'erano 2 tazze di tè, una piena, l'altra vuota. Sul bordo il segno di un rossetto scuro. De Santis scosse la testa e disse: aveva ospiti. Io replicai: sì, aveva un ospite che conosceva bene le sue abitudini. Qualcuno che sapeva che il tè delle 4 era sacro per Sofia Romani. Nessuno dei vicini aveva visto o sentito nulla. Eppure, 40 anni in quella casa sono abbastanza per costruirsi una reputazione impeccabile, o per seppellire segreti tanto profondi da credere che non sarebbero mai riemersi. Un'ora dopo arrivò il commissario Tortora. Aveva lo sguardo di chi ha visto troppi cadaveri per lasciarsi sorprendere ancora una volta. Si tolse il cappello e, con quel tono da veterano, disse: un'anziana signora uccisa nella sua abitazione. Spero e credo sia un caso semplice, detective. Io lo guardai e replicai: i casi semplici non esistono, commissario. Esistono solo verità che non abbiamo ancora il coraggio di guardare. La casa di Sofia era un museo della rispettabilità. Foto di ex alunni riconoscenti, diplomi di merito, lettere di ringraziamento incorniciate, 40 anni di insegnamento senza una macchia. Ma c'era qualcosa che stonava. In tutta la casa non c'era una sola fotografia personale, nessun marito, nessun figlio, solo i bambini degli altri. Chiesi a un vicino, un uomo anziano dai modi gentili. Mi rispose: non che io sappia. Diceva di essere arrivata qui negli anni '80, vedova di guerra. Riservata, sì, ma buona. Aiutava tutti i bambini del quartiere. De Santis, che nel frattempo controllava i dati, alzò lo sguardo e disse: risulta residente dal 1983. Prima di quella data, niente. È strano, detective.
Nessuno può vivere 40 anni senza lasciare tracce. Io gli risposi, a meno che quelle tracce siano state cancellate apposta. Quella sera tornai a casa di Sofia, da solo. Le case parlano meglio quando nessuno, tranne te, è disposto ad ascoltarle. Frugai ogni angolo, ogni cassetto, ogni libro. Niente. La casa era impeccabile, troppo. Poi, nello studio, i miei occhi si fermarono su un dettaglio che stonava con quella perfezione. Non sul tappeto, ma intorno ad esso. Un finissimo contorno di polvere, quasi invisibile sul legno scuro, come se il tappeto fosse stato sollevato e riposizionato non molto tempo prima. Un'impronta lasciata da un segreto che non voleva restare sepolto. Mi fermai. Il cuore batteva più forte. Sollevai il tessuto in quel punto e trovai una botola. Dentro una scatola di latta. La presi in mano. La aprii e fu come aprire la porta a un passato che Sofia aveva provato a cancellare. Fotografie ingiallite, documenti. Tutti raccontavano un'altra verità. Sofia Romani. Non era Sofia Romani. Il suo vero nome era Anna Volpe. Prima del 1983 era stata qualcos'altro. Qualcosa che spiegava perché qualcuno aveva aspettato 40 anni per vendicarsi. Il giorno dopo iniziai a scavare nell'archivio dell'Istituto San Giuseppe. Documenti sigillati, fascicoli dimenticati, ma ogni porta chiusa ha sempre una chiave. Basta sapere dove cercarla. Trovai un nome, Emma Torriani. Aveva 3 anni quando entrò nell'istituto, nel 1978. Genitori morti in un incidente. Affidata a una famiglia di Torino, che la restituì dopo 6 mesi. Il motivo era scritto a macchina, freddo e crudele. Bambina problematica e con istinto violento. Riaffidata. Restituita. Il ciclo si ripeteva. Ogni volta, la firma di Anna Volpe in fondo al documento. Ogni volta, nessuna domanda. Emma sparì dai registri nel 1982. Aveva 7 anni. Dissi a De Santis, cerca Emma Torriani, nata nel 75. Potrebbe essere ancora viva. De Santis mi guardò e rispose, credi che sia lei? Io replicai, credo che sia ora di scoprire cosa succede quando il passato bussa alla porta. Emma Torriani esisteva ancora, 49 anni, divorziata, senza figli, una vita normale, almeno in superficie. Ma quando la incontrai, capii subito che normale era solo la maschera che aveva imparato a indossare. Buongiorno, la signora Emma Torriani? Chiesi. Si voltò piano. Era minuta, con i capelli castani, e uno sguardo di chi aveva vissuto troppo dolore. Quando mi vide, qualcosa nei suoi occhi si spense. Poi disse, so perché è qui. È per Sofia, vero? O dovrei dire, Anna? Le chiesi se voleva raccontarmi cosa era successo. Mi invitò a entrare. L'appartamento era spoglio, spartano. Nessuna decorazione, nessun ricordo. Come se anche lei, come Anna, avesse scelto di vivere senza passato. Sul tavolo una foto, una bambina sorridente, l'unica immagine personale in tutta la casa. Emma la indicò e disse, quella ero io, prima che tutto cambiasse. Le chiesi cosa fosse cambiato. Mi guardò dritta negli occhi e sibilò, Anna Volpe, la donna che tutti credevano un angelo, la donna che mi ha distrutto la vita, pezzo dopo pezzo, sempre col sorriso. Mi raccontò degli affidi fantasma, delle famiglie che la prendevano solo per i sussidi, delle violenze subite,
delle denunce ignorate. Poi abbassò la voce e ricordò: l'ultima volta che la vidi avevo 7 anni. Mi disse che ero un peso, che nessuno mi avrebbe mai amata, perché ero cattiva dentro. Me lo disse ridendo, detective, come se fosse uno scherzo. E cosa accadde dopo? Le chiesi. Rispose: scappai, vissi per strada. Poi una famiglia vera mi accolse, dei rom mi salvarono, ma i danni erano già stati fatti. Le chiesi come avesse ritrovato Anna dopo tutti quegli anni. Emma mi disse: non l'ho mai cercata io. È stata lei a trovare me. 3 mesi prima, una lettera. Diceva che sapeva dove vivevo, che voleva vedermi, che aveva qualcosa di importante da dirmi. All'inizio la ignorò. Poi la curiosità vinse. 2 settimane fa andò da lei. Voleva vedere se era cambiata, se aveva capito il male che aveva fatto. E lei aveva capito. Fin troppo bene. Emma ricordò, mi disse che si era pentita, che aveva passato 40 anni a cercare di espiare, che aiutare i bambini del quartiere era il suo modo di chiedere perdono. Ma poi parlò di un diario che raccontava altri come lei, decine di bambini, voci mai ascoltate, dolori mai registrati. Emma sussurrò. Disse che era stufa di fingere di essere una santa, che avrebbe consegnato tutto alla polizia, che la verità non poteva più restare sepolta. Io la osservai. Gli occhi erano lucidi, ma senza lacrime, come se il pianto fosse morto dentro di lei da anni. E con un filo di voce aggiunse: non capiva che così avrebbe distrutto anche noi sopravvissuti. Non avevamo bisogno del suo perdono postumo. Non avevamo bisogno di diventare vittime una seconda volta. Emma mi confessò che non aveva mai voluto ucciderla. Era andata da lei quel pomeriggio, solo per convincerla a tacere. Non per salvare la sua reputazione, ma per proteggere se stessa e gli altri come lei. Mi raccontò che Anna l'aveva accolta con gentilezza. Le aveva preparato il tè. Un gesto semplice, l'ultimo forse, troppo tardi per cancellare il veleno di un'infanzia distrutta. Poi la sua voce si fece più dura. Le dissi che non poteva farlo, che non poteva trasformarci di nuovo in vittime. Ma lei rise. Disse che dopo 40 anni aveva trovato il coraggio, che era giusto così, che doveva pagare. Emma la guardò negli occhi e sussurrò. Le dissi che se avesse parlato avrebbe distrutto anche noi, ma lei continuava a ripeterlo, ostinata, convinta. Il respiro di Emma si fece irregolare. La sua voce tremava quando ricordò l'istante fatale. Vidi il fermacarte sul tavolo. Lo presi, un colpo solo. Poi aggiunse, quasi senza fiato, non volevo ucciderla, volevo solo che smettesse di decidere per tutti noi. Chiamai De Santis. Quando arrivò con gli agenti trovammo Emma seduta sul divano, le mani in grembo, la stessa posa in cui avevamo trovato Anna. Emma sollevò lo sguardo verso di me. La sua voce era rotta, ma tagliente. Sa cosa mi fa più male, detective? Non il fatto di averla uccisa, ma il fatto che, anche da morta, Anna Volpe è riuscita a distruggermi la vita, di nuovo. La vidi sparire, ammanettata, nelle luci del tramonto. De Santis mi lanciò uno sguardo e chiese: Detective Mr. X, ma come hai fatto a capirlo? Io risposi: le vittime lasciano sempre tracce, De Santis, e a volte quelle tracce portano a nuove vittime. Il passato non muore mai, si trasforma.
Emma Torriani fu condannata a 12 anni. Omicidio colposo. Il diario di Anna Volpe rivelò una rete di negligenze e abusi. Decine di bambini dimenticati. L'istituto San Giuseppe era già chiuso da tempo, ma la verità, anche se tardiva, diede pace a molte vittime. Anna Volpe fu sepolta in un cimitero di periferia. Nessuno dei suoi ex alunni andò al funerale. Solo i bambini del quartiere, quelli che aveva davvero aiutato negli ultimi anni. È strano come la redenzione e la colpa possano convivere nella stessa persona. Quella sera, prima che la portassero via, Emma mi guardò negli occhi e disse: «Detective, lei crede che si possa davvero cambiare? O siamo tutti condannati a rimanere quello che il dolore ha fatto di noi?» E io non seppi rispondere, perché la verità è che tutti portiamo dentro le nostre ferite. La differenza la fa solo una scelta: cosa decidiamo di farne. Il passato ha un peso e prima o poi quel peso schiaccia tutti, vittime e carnefici, santi e peccatori. Quando l'ombra diventa più lunga della luce, non c'è più distinzione. Alcuni crimini sono giustizia in ritardo, altri solo dolore che genera altro dolore. La difficoltà è riconoscerli in tempo. E quel telefono che senti non smette mai di suonare, perché l'archivio è pieno di casi, vecchie ferite, nuove ombre. Presto aprirò un altro fascicolo e lo condividerò con te.